Amici e amiche, bentornati sul mio canale, perché nuovo, benvenuto. Oggi andiamo a vedere la prima build della stagione 9 e vi porto subito una delle classi regine in realtà di questa stagione 9, che è la build Sorcerer con Hydra, ma fate attenzione, questa build gira tutta sì sull'Hydra ma anche sul teleport, quindi voi avrete un teleport, un teletrasporto infinito, quindi avrete una mobilità tale che vi permetterà di speed farmare qualsiasi cosa voi vogliate. Ovviamente potrete fare anche i boss dei covi con un colpo o due colpi, ed quando sarete arrivati al livello massimo, livello 300 anche un poco meno, con i vostri glifi tutti al massimo, potrete tranquillamente fare pit 100, 110, 120 proprio in scioltezza senza che nemmeno ve ne accorgiate, perché ha un danno clamorosamente alto, ha una mobilità veramente altissima. Inoltre potete farmare anche i pit più bassi, 79, 80, per andarvi a livellare, e li farete molto velocemente, perché come potete vedere da questa clip noi utilizziamo teletrasporto e loro vanno ad abbattuti. Considerate che questo è un personaggio oltretutto di livello 220, non è nemmeno troppo alto, i suoi glifi non sono nemmeno troppo potenti attualmente e già fa i sfaceli, quindi questa è una classe regina. Vi ricordo che in bio avrete il link per accedere al nostro Discord ufficiale, per poter giocare con me e con tutti i ragazzi, per farvi una chiacchierata, per giocare, per fare domande e per partecipare ai contest a premi che metterò periodicamente. Mentre per quanto riguarda il clan, troverete direttamente scritto in bio il nome del clan, così voi entrerete su Diablo, metterete il nome del clan, che è lo stesso nome della nostra pagina YouTube. In breve tempo io vi accetterò nel momento in cui siamo dentro, poi ci vediamo direttamente su Discord o in live quando ho tempo e quant'altro, ci facciamo una chiacchierata, giochiamo insieme, andiamo a farmare quello che vi serve e, come vi ho detto, l'importante è divertirsi. Ora, come avete visto anche da queste clip, ci spostiamo direttamente nel planner. Dopo aver visto il funzionamento di questa build andiamo a vedere le statistiche. Per quanto riguarda le resistenze siamo tutti al massimo, quindi al cap, come potete vedere, sono verdi. Qui dovete fare attenzione, dovete tenere sott'occhio le varie statistiche di bonus velocità d'attacco, dovete poi controllare la probabilità di colpo critico, che dovrete stare verso il 60% e già va bene, ovviamente i danni critici, perché andremo a lavorare molto con i danni critici, ma soprattutto danni da fuoco, danni da fulmine e danni da freddo, perché li andremo ad incastonare tutti quanti. Ovviamente anche tutti i danni li andate a controllare. Poi andiamo a vedere le statistiche di difesa. Le statistiche di difesa dobbiamo avere armatura 1000, che è il cap, quindi dobbiamo rimanere dai 1000 in su, però 1000 è perfetto. Dobbiamo andare a vedere poi la riduzione di tutti i danni e la riduzione dei danni dagli elite, riduzione danni mentre sei in salute e bonus barriera, perché noi andiamo a creare anche la nostra barriera, come vi farò vedere dopo. Queste statistiche sono molto importanti perché il sorcerer in tutte le stagioni spesso e volentieri era abbastanza gracile, ma con tutte queste riduzioni danno che sono state apportate e quant'altro, potete stare tranquilli che problemi di andare a terra non ne avete. Per quanto riguarda gli item, il primo item che andiamo a vedere sull'elmo è Cimerio Arlecchino. Arlecchino, considerate che qui la cosa migliore che dovreste avere, a me è uscito con risorse massime, che da una parte mi sta bene, ma se volete proprio perfetto, quindi l'arlecchino perfetto, dovete avere tempo di recupero ridotto, Great Affix, quindi con la stellina, con l'asterisco, e in più il triplo potenziamento su tempo di recupero ridotto, che andrà a ridurre tutti i tempi di recupero, soprattutto quella della nostra ultra, che è Inferno. Per quanto poi riguarda il sudario della falsa morte, quindi la protezione per torso, un altro oggetto mitico, questo è molto importante, lavora molto bene, perfettamente, perché ci va ad aumentare tutte le nostre passive, che sono molto importanti, ma soprattutto dovete trovarlo con il Great Affix su generazione di risorse e di potenziamenti, quindi le rifiniture cercate di metterli tutti quanti su generazione di risorse. Se ve ne escono due su generazione di risorse e vi esce anche su tutte le caratteristiche, un altro va bene comunque. Per quanto riguarda i guanti, molto importanti questi, fate molta attenzione, devono essere pressoché così, ossia intelligenza, probabilità di colpo critico e abilità primaria. Se vi esce il Great Affix su abilità primaria, meglio ancora, perché le nostre Hydra diventano abilità primarie, mi raccomando. Più è alta la nostra abilità primaria, più le Hydra lavoreranno meglio. Per quanto riguarda poi le infusioni, qui avete una scelta da fare. Potete mettere velocità d'attacco piromanzia oppure danni da Hydra, questa è la vostra scelta, è a scelta vostra. Al di sotto a me è uscito, dopo tanti reroll, quindi anche utilizzando la pergamena, non mi è uscita generazione della barriera. Cosa migliore sarebbe mettere o generazione barriera
oppure probabilità di colpo fortunato. Queste due dovete andare a mettere. Non mettete riduzione effetto debilitanti, non siate sfortunati come sono stato io, perché non mi ha voluto proprio uscire quella perk. Per quanto riguarda i pantaloni qui sono due le cose importanti che voi dovete controllare in questi pantaloni. Vengono messi loro perché dobbiamo andare a posizionare danni ridotti del tot per cento, ma soprattutto generazione di risorse e risorse massime. Quindi il Great Affix o i due Great Affix che voi dovete andare a puntare sono danni ridotti e soprattutto generazione di risorse e risorse massima. Se potete, i Great Affix e soprattutto il potenziamento trovateli e metteteli su generazione di risorse e risorsa massima, mi raccomando, perché ci va a funzionare totalmente nel momento in cui noi andiamo a lanciare le Hydra. Ci utilizzerà tutto il nostro mana e si ricaricherà quasi istantaneamente. Fate molta attenzione agli stivali, perché per far funzionare questa build, soprattutto per avere il teletrasporto infinito come avete visto finora in queste clip, dovrete avere sì intelligenza, vita massima e velocità di movimento, che velocità di movimento è anche relativamente importante, potrete mettere anche un'altra stat implicita se voi vogliate, ma la cosa importante è andare a mettere riduzione tempo di recupero di elusione. Riduzione tempo di recupero di elusione ci va a bloccare perfettamente con la nostra elusione, perché questi stivali, come potete vedere, la sua stat è gli attacchi riducono il tempo di elusione di 1.5 secondi. Andando a lavorare insieme alla riduzione di tempo di recupero di elusione, noi ogni attacco che lanceremo, quindi ogni palla fulminante, perché andiamo a spammare palla fulminante, il nostro tempo di recupero di elusione, quindi di teletrasporto, perché si è trasformato in teletrasporto, sarà infinito, quindi ci si ricaricherà subito e utilizzeremo teletrasporto sempre. Questo, mi raccomando, fate molta attenzione, perché se non la mettete così la build teletrasporto non vi gira, soprattutto non vi gira se non avete gli attacchi riducono il tempo di recupero di elusione. Per quanto riguarda l'arma avete una scelta da fare: o mettere un bastone a due mani, oppure potrete mettere anche un bastone a una mano più un totem. Io ho scelto il bastone a due mani perché voglio andare, sto creando questa build piano piano per andare a pushare i pit molto più alti e abbiamo bisogno di più danno. Mentre se volete rimanere anche solamente nell'overworld o farmare e quant'altro, potete tranquillamente mettere un bastone mano a mano più un totem. Per quanto riguarda questo bastone anche fate attenzione, perché avrete due scelte anche qui. Intelligenza vita massima li dovete avere per forza. Il terzo, che io sono andato a mettere danni critici, voi potete scegliere se mettere danni critici oppure probabilità di colpo fortunato, che la vostra mana si ricarica istantaneamente. Io di questi problemi del mana non ne ho avuto, perché come potete vedere, come avete visto dalle clip, il mio mana si ricarica istantaneamente, subito, dopo nemmeno un secondo, una frazione di secondo è subito tutto ricaricato. Ma se avrete problemi di mana dovete andare a mettere colpo fortunato, quindi probabilità di colpo fortunato, che di rigenerare il vostro mana. Per quanto riguarda le tempre, qui andiamo a mettere danni da Hydra, questo è molto importante, e soprattutto le Hydra hanno più teste, quindi quando voi andrete a lanciare le Hydra, come vedete ora per esempio, avranno più teste. Noi le continuiamo a lanciare e le Hydra, invece di avere 3 teste, 4 teste, avremo 10 teste in totale. Questo è molto importante. Se potete, i 3 potenziamenti andate a metterli direttamente sulle Hydra. L'amuleto è molto importante, perché ci va a girare più della metà della nostra build. Come vedete, la stat implicita è le Hydra hanno 2 teste, ma soprattutto quando andate alla ricerca di questo amuleto puntate subito vincolo primordiale, e i potenziamenti andate a metterli sempre su vincolo primordiale. Mi raccomando anche di controllare direttamente la sua infusione, che deve essere il più alta possibile. Io l'ho trovata al 98% su 100 e già va bene. Se la trovate al 50, 60, 70, anche 80, buttatela, continuate a cercarla fino a che non la trovate dal 90 al 100%. Il primo anello che andiamo a vedere è l'anello di cieli senza stelle, un anello mitico. Questo è molto importante, fate attenzione a questo, perché non dovete trovare il Great Affix come l'ho trovato io su probabilità di colpo fortunato, ma dovrete andarla a trovare. Avrete anche qui due scelte, ma la cosa che vi consiglio è su abilità primaria. Come vi ho detto prima, più abilità primaria alta avrete e più le Hydra lavoreranno meglio, perché si è trasformata in abilità primaria. Quindi se potete, abilità primaria Great Affix più triplo potenziamento su abilità primaria.
Se vi esce anche un doppio potenziamento su abilità primaria, per esempio, potete andare a scegliere di mettere velocità d'attacco, perché velocità d'attacco anche è molto molto importante, soprattutto per le nostre molteplici teste di Idra che continuano a sparare e faranno molto più danno ovviamente nel tempo perché sono più veloci ad attaccare. Andiamo poi a vedere l'ultimo anello, che è il cerchio iridescente di Tarrascia. Per quanto riguarda il cerchio iridescente di Tarrascia, qui le stat importantissime sono due: danni non fisici e tempo di recupero ridotto. Se potete, i Great Affix ovviamente trovateli qui, ma se non li trovate e trovate un mono Great Affix, l'importante è che andate a trovare tempo di recupero ridotto e cercate di mettere i potenziamenti tutti su tempo di recupero, quindi le rifiniture andate a farle tutte quante su tempo di recupero ridotto, che ci andrà sempre ad abbassare tutti i nostri tempi di recupero, soprattutto la nostra ultra, ma badate bene anche corazza di ghiaccio, perché corazza di ghiaccio, andando ad abbassare il nostro tempo, l'avremo infinita, quindi saremo sempre coperti con la nostra barriera, avremo una riduzione dei danni in percentuale della nostra vita, avremo più mana e quant'altro, quindi molto molto importante anche questa. Per chi ovviamente non ha i mitici unici, avrete delle scelte da fare. Prima di tutto il casco, al posto di Arlecchino potrete andare a mettere o Tormenta di Grandine. Considerate che Tormenta di Grandine ovviamente andrete ad utilizzare anche schegge di ghiaccio, e questo andrà ad aggiungersi i danni con la nostra abilità. Le schegge di ghiaccio lanciate ora producono 2 schegge aggiuntive, infligge il 2% di danni aggiuntivi ogni volta che schegge di ghiaccio infligge danni a un nemico per 5 secondi, fino a un massimo del 100%. Quindi noi andremo ad attaccare i mob con le schegge di ghiaccio. Con questo tempo per 5 secondi aumenteremo i danni che riceverà fino al 100%, andremo poi a combattere con le varie Idra e con le varie lame di ghiaccio e famigli che spawneranno automaticamente, perché è tramite una nostra passiva che tra poco vi farò vedere, ma soprattutto per i grossi, quindi per gli elite, per i boss, andremo ad utilizzare Inferno dopo aver lanciato questo. Per quanto riguarda invece, se volete fare ancora un'altra scelta e non volete mettere Tormenta di Grandine, potete mettere anche Corona dell'Ammazzadei. Corona dell'Ammazzadei è molto importante anche questa, perché noi andremo comunque sia a congelare i mob, soprattutto gli elite e quant'altro, e andremo ad infliggere dei danni aggiuntivi del 60%. Oltretutto anche qui troveremo un tempo di recupero ridotto che è molto importante, danni agli elite e anche tutte le caratteristiche, quindi questa è una scelta vostra su come volete lavorarla. Per quanto riguarda invece il torace noi andiamo a mettere sudario della falsa morte come abbiamo visto, ma se non ce l'avete andate a mettere direttamente panni dell'infinito. Panni dell'infinito, andate a trovare il Great Affix su cannone di vetro e cercate di mettere i più potenziamenti possibili su cannone di vetro. Nota a margine: fate attenzione su cannone di vetro, perché sì, farete molti più danni, ma ne prenderete anche di più, quindi fate molta attenzione. Per quanto riguarda l'anello, invece, se non avete anello dei cieli senza stelle, che questo è uno dei primi mitici che in realtà dovreste andare a trovare perché è molto importante per questa build, ma se non ce l'avete andate a fare direttamente un anello di questo tipo, proprio così. Intelligenza, vita massima, velocità d'attacco, queste 3 stat sono molto importanti. E al di sotto, per quanto riguarda le rifiniture, andrete a mettere a vostra scelta o velocità d'attacco piromanzia oppure danni da Idra, e il secondo andremo a mettere, questa qua importantissima, riduzione tempo di recupero inferno. Per quanto riguarda i gioielli incastonati, come potete vedere sia sull'amuleto che sui 2 anelli, abbiamo dei gioielli oradrici. Il primo gioiello oradrico che andremo a mettere sarà Corno da Sogno, che dopo aver ferito o ucciso un nemico le tue evocazioni vengono potenziate, perché noi, come vi farò vedere dopo, evocheremo anche dei lupi e quant'altro, quindi mi dovete mettere Corno da Sogno. Il secondo gioiello oratico che dovrete andare a mettere è Luce Sprezzante, e il terzo che dovrete andare a mettere è Idolo dal basso o Idolo dal profondo, che sono questi 3 che vedete in questa posizione. Per quanto poi riguarda invece le gemme incastonate, andiamo ovviamente ad aumentare la sua intelligenza sia sulla testa, come vedete, e sui pantaloni. Poi per quanto riguarda le rune, andremo a mettere sul torace un Nagu e un Om. Se mantieni un'evocazione attiva per 5 secondi invochi un'abilità Grido di guerra del barbaro. Difatti noi abbiamo queste evocazioni qui, come potete vedere a schermo, in più quando andremo a combattere evocheremo anche dei compagni lupi, e difatti, come state vedendo, invochi l'abilità del barbaro, ecco qui, ci aumenta i danni del 15%, ma per sempre, perché le evocazioni, soprattutto quando saremo in combattimento, i lupi ci saranno sempre, quindi avremo un boost dell'incremento sia per noi sia per gli altri intorno dell'urlo
del barbaro, che aumenterà i danni sia nostri che dei nostri amici vicini. Per quanto riguarda invece l'arma, eccoci qua. Se eviti di subire danni per 2 secondi, evochi un compagno lupo spiritico per attaccare i nemici 8 volte. Considerate che con questa build teleport più idra e palla fulminante nessuno riuscirà a toccarvi, non vi riescono proprio a far danno, quindi potete stare tranquilli sui 2 secondi di non prendere danni, perché è super tranquillo. Se no, potete mettere, invece di evitare i danni subiti per 2 secondi, potete direttamente mettere anche con evasione. Gli incantesimi oratrici, i poteri nuovi, andiamo a posizionare brace fumante, al di sotto gli arcanum andiamo a mettere maglia sanguinaria, andiamo a mettere vento in bottiglia ed andiamo a mettere nucleo frantumato. Per quanto invece riguarda, eccolo qui il nostro catalizzatore, andremo a mettere anomalia cosmica. Anomalia cosmica l'abbiamo messo sull'ultimo slot, eccoci qui, perché l'ultimo slot equivale allo slot che avete voi di scelta, quindi dove avrete voi messo le idra andate a posizionare anomalia cosmica. Io l'ho messo all'ultimo slot, quindi sesto slot richiamerò le idra e di conseguenza le anomalie cosmiche andranno ad implodere nella zona dove ho deciso. Per quanto riguarda l'assegnazione abilità, fate molta attenzione qui per gli incantamenti. Gli incantamenti che andremo a mettere, cioè i passivi, sono uno incantamento del teletrasporto, che trasformerà la nostra illusione in teletrasporto per far funzionare perfettamente questa build, e il secondo incantamento che andremo a mettere sono i famigli. Ogni volta che evochi un'invocazione che non è un famiglio, hai una probabilità del 33% di evocare un famiglio dello stesso elemento. Questo è molto importante perché noi lavoriamo molto con le abilità invocazione, quindi con le idra e quant'altro. Spostandoci poi sull'albero abilità, andiamo a sbloccare l'albero abilità con dardo di fuoco e lo andiamo a potenziare con rinforzato. Al di sotto, quindi nelle abilità primarie, non andiamo a mettere nulla, andiamo solamente a mettere 3 punti su devastazione, per poi spostarci al di sotto sulle abilità difesa, andiamo a mettere un punto su teletrasporto, lo potenziamo con rinforzato e lo potenziamo con mistico. Da qui poi scendiamo giù, sempre nelle abilità difesa, andiamo a mettere un punto su corazza di ghiaccio, lo potenziamo con ghiaccio rinforzato e lo andiamo a potenziare con splendente. Per quanto riguarda le passive, sempre in questa zona, andiamo a mettergli cannone di vetro 3 punti su 3. Se non avete il mitico unico, quindi il torace, questa passiva sarà molto più alta, perché andrete a mettere cannone di vetro direttamente sul torace. Scendendo al di sotto sulle abilità invocazione, questa è molto importante, come vedete le andiamo ad utilizzare tutte quante. Partendo dalle idra le andiamo a mettere 5 punti su 5, la potenziate con rinforzata e andrà potenziata poi con invocata. Per quanto riguarda i famigli li andiamo a mettere un punto, lo potenziate con rinforzato e lo andate a potenziare con invocato. Per quanto poi riguarda le lame di ghiaccio, sempre un punto su 5, la potenziate con lame di ghiaccio rinforzata per poi andarla a potenziare con lame di ghiaccio ruggenti. Al di sotto, sempre sulle abilità invocazione, andiamo a posizionare anche un punto sul lancia fulminante, la potenziate con rinforzata e l'ultimo step andremo a fargli lancia fulminante invocata. Qui anche rimaniamo un momento qui per vedere le passive, che sono molto importanti. Vincolo primordiale, che questa è tantissima roba, 40% di rigenerazione mana, 20% di velocità di movimento e 20% di danni dalle invocazioni. L'altra passiva che andremo a mettere è scudo di mana. Quando consumi 100 mana ottieni 40% di riduzione danni per 5 secondi. Ricordatevi che le nostre idra, quando andremo a lanciarle, consumeranno tutto il nostro mana, quindi andranno a proccare sia con scudo di mana, ma soprattutto andranno anche a proccare con il nostro anello dei cieli senza stelle. Le abilità di dominio, ora andiamo a vedere. Per le abilità di dominio non mettiamo nulla, escluso delle passive. Ovviamente fiamme interiori gli andiamo a mettere 3 punti ed vampate divoranti gli andiamo a mettere 3 punti. E qui avete concluso. Dovrete poi scendere sull'ultimo slot abilità, quindi lo slot abilità ultra, dove andremo a mettere inferno e lo metterete un punto solamente, perché poi gli altri 4 contributi oggetti, quindi arrivando a 5, lo troverete con Cimerio Arlecchino, il mitico unico, il casco. Le andremo a potenziare con Inferno Pregiato ed Inferno Supremo. Qui fate molta attenzione perché ci sono tante passive da sbloccare. Gli andremo a mettere un punto su scarica di fuoco, un punto su Pira Interminabile, un punto su Fuoco dell'Anima. Andando verso destra gli andremo a mettere 3 punti su Evocazione, che ci sarà una riduzione del tempo di recupero, e 3 punti su Sinergie Elementali. Poi, sempre al di sotto delle ultra, andremo a mettere Flussi Correnti. Colpire i nemici con un'abilità folgore aumenta la probabilità di colpo critico del 2%, eccetera. Quindi qui gli andiamo a mettere
un punto, scendendo al di sotto gli andremo a mettere convulsioni, infliggi 20% di danni aggiuntivi mentre hai energia crepitante, raccogli periodicamente l'energia crepitante. Per quanto poi riguarda la passiva chiave, questa è molto importante, andiamo a mettere ferocia di Esu. Andando poi a vedere i gradi eccellenza, il primo Paragon che andiamo a sbloccare, quindi il Paragon iniziale, gli andiamo a posizionare il glifo eliminazione. Eliminazione, considerate che quando voi avrete fatto tutti i livelli, quindi sarete dal 240 circa, qui dovrete andare a sbloccare tutto il resto dell'intelligenza, perché questo castone vi fornirà del bonus a tutti i nodi normali a portata, quindi dovrete andarlo a riempire tutti i slot intelligenza che avrete in questa zona, eccoli qui. Spostandoci sul primo Paragon andiamo a sbloccare caldo fiammeggiante. Caldo fiammeggiante ci richiederà come glifo tattica. Tattica potenzierà tutti i nostri nodi rari a portata più tutti i bonus che state leggendo qui. Spostandoci verso destra, quindi andando verso il centro, andiamo a mettere conduzione incessante e il glifo, molto importante, questo, andremo a mettere distruzione, che aumenterà i nostri danni critici. Anche qui, questi qua, ogni zona con punto destrezza andatelo a sbloccare perché è molto importante per aumentare i nostri danni critici. Andando verso destra andiamo a trovare il penultimo Paragon, che è evocatore elementale. Evocatore elementale ci chiede piromania come glifo. Fornisce un bonus del tot per cento, dipesa da quanto è il vostro glifo, a tutti i nodi rari a portata. I nodi rari, vi ricordo, sono quelli gialli, quelli oro. Danni da invocazione, qui ci aumenta sia i danni non fisici e tutta l'intelligenza. L'ultimo Paragon che andiamo a sbloccare è Maestria degli Incantamenti. Maestria degli Incantamenti, il glifo che andremo ad utilizzare, eccolo qui, è Elementalista. Fornisce un bonus del 220% a tutti i nodi rari a portata. I nodi rari a portata, come vi ho detto prima, sono sempre i nodi oro. Danni agli elite aumentati, come potete vedere qui, intelligenza aumentata, danni non fisici aumentati ed intelligenza aumentata. Per quanto riguarda i mercenari, io ho scelto Subo per il semplice fatto, l'ho scelto, eccolo qui, sono andato a mettergli Molotov, l'ho potenziato con terra bruciata, perché i nemici colpiti da Molotov subiscono anche il 30% di danni periodici da noi, vedi fiamme e quant'altro. Poi lo andate a potenziare con colpo accurato e va potenziato alla fine con dardo incendiario. Qui potete scegliere, anche se non volete puntare su questo, potrete andare verso sinistra, mettergli trappola con cavo, frecce penetranti, fuoco di copertura ed fuoco di apertura. Questo qui ci aumenterà i nostri danni critici del 20% quando i nemici verranno colpiti da fuoco di copertura. Questa è a scelta vostra, ma vi consiglio di metterlo così. Per quanto riguarda i rinforzi io sono andato a mettere Rair potenziamento schianto a terra, che arriverà quando noi lanceremo la nostra ultra, quindi il nostro inferno. Gli elisir che andremo a prendere sono, per quanto riguarda l'elisir, eccolo qui, elisir della precisione, aumenta la nostra probabilità di colpo critico e i nostri danni critici. Qui potete scegliere se mettere questo qui oppure andare a mettere direttamente la velocità, la nostra velocità d'attacco aumenta, questa è a decisione vostra. Per quanto riguarda invece gli incensi andiamo a mettere spezie lenitive, che aumenterà tutte le nostre resistenze, andremo a mettere canto della montagna, che aumenterà la nostra armatura, ed andremo a mettere sussurro del saggio, che aumenterà la nostra intelligenza, perché come potete vedere qui ho atteso che finissero direttamente i nostri incensi. Senza gli incensi noi non stiamo al cap con l'armatura, andandola invece a prendere, ecco qua, arriviamo al cap ed aumentano anche tutte le nostre stat, di tutte le nostre resistenze eccetera. Questo è molto importante perché sia sulle scarpe sia sui guanti non andiamo ad occupare un posto inutilmente su resistenza a tutti gli elementi, e andremo a mettere delle stat d'attacco o da velocità di movimento. Ora vi faccio vedere la skill rotation, che è molto importante. Noi prima di tutto andremo ad utilizzare palla fulminante, quindi noi andremo a spammare palla fulminante, quindi partiamo con essa, andiamo poi ad utilizzare ovviamente Hydra per coprirci, ma fate molta attenzione, palla fulminante dovremo andare a raccogliere la nostra energia crepitante, quindi il giro sarà palla fulminante, noi cominciamo ad utilizzarla, utilizziamo anche Hydra e da qui andiamo ad utilizzare lancia fulminante e andremo a dittare tutti quanti. Nel frattempo andiamo ad utilizzare anche lancia di ghiaccio. Come potete vedere il teleport è infinito, soprattutto questo, mi raccomando date un occhio, perché questa skill rotation, oltre a farci avere il teleport infinito, aumenterà vertiginosamente i nostri danni,
soprattutto nel momento in cui, come vedete al di sotto, eccoci qui, mi fermo un attimino, è energia crepitante. Noi abbiamo questa energia crepitante che aumenterà i nostri danni. Ricordatevi inoltre di utilizzare anche il nostro scudo di ghiaccio, come potete vedere si ricarica istantaneamente, perché come vi ho detto è infinito e saremo sempre super carichi. Quando vi terminerà quindi lame di ghiaccio e lancia fulminante l'andrete ad utilizzare di nuovo. Quindi vi ricapitolo tutto quanto: partite con lancia fulminante, lanciate delle lance fulminanti, attivate la vostra energia crepitante, da qui cominciate ad utilizzare il vostro teletrasporto per arrivare dai nemici. Eccoci qui, come potete vedere così. Quando avrete trovato i nemici, tanto potete stare tranquilli, il mana è infinito come potete vedere, quando avrete trovato i nemici lanciate le idra, lanciate lancia fulminante e lanciate lame di ghiaccio. Per quanto riguarda i famigli che vedete qui intorno, i famigli, quelli rossi che compaiono, sono semplicemente dovuti alla nascita, perché andando sulle abilità, come vi ho fatto vedere prima, avremo incantamento del famiglio. Ogni volta che lanci l'evocazione i famigli usciranno e si moltiplicheranno, considerate, più lavoreremo e più ne usciranno. Poi ovviamente quando trovate i mob grossi o state nei pit andate anche ad utilizzare ovviamente l'ultra, che è questa qui, è il nostro inferno, che abbiamo una cooldown di 15 secondi ma che viene abbassata, come potete vedere, dai nostri stivali. Colpo fortunato: hai una probabilità massima del 13% di ridurre un tempo di recupero della tua abilità ultra di 2 secondi. Può attivarsi solamente una volta per abilità lanciata. Considerate che noi andiamo sempre a spammare palla fulminante per muoverci, per teletrasportarci. Eccolo qui, come potete vedere noi siamo velocissimi, e anche la nostra ultra si ricaricherà istantaneamente, quindi non avrete problema di sorta nemmeno su quella cosa. Se invece volete stare super chill, quindi magari andate nelle orde infernali con i vostri amici, rimanete direttamente ognuno su un vostro spawn, potete tranquillamente decidere di rimanere nel vostro spawn fermi, cominciare ad attivare le idra come vi sto facendo vedere in questo momento, utilizzare semplicemente corazza di ghiaccio. Continuate a spammare le idra, quindi il teleport non vi servirà, palla di fulminante se volete la utilizzate, ma in questo esatto momento non vi servirà, ed andrete ad utilizzare sempre ovviamente lancia fulminante e le vostre lame di ghiaccio. Questo è quanto. Se volete stare molto chill, come potete vedere avremo tantissimi lupi intorno, tantissimi famigli e tantissime idra, saremo coperti dappertutto e faremo veramente veramente tanto danno. Ora signori miei, io spero che questa build vi sia piaciuta, perché qui parliamo proprio di una build regina di questa stagione. Soprattutto spero di essere stato maggiormente chiaro per tutti quanti. Se avete qualche problema, non avete capito qualcosa e altro, fatemi sapere, io sono qui, o potete scrivermi direttamente su YouTube o su Instagram, o meglio ancora se volete entrare nella nostra pagina Discord ufficiale, link in bio per l'invito, potete tranquillamente farlo. Entrate, siamo in chat, trovate me, trovate tutti quanti per poter giocare insieme, e se avete delle domande le potete fare tranquillamente. Quindi io vi auguro una buona domenica, vi ringrazio per la visione, lasciate un like, un commento e una condivisione, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!